Se siete alla ricerca di un compressore per dipingere le vostre miniature o le stampe 3D, un compressore che sia compatto, versatile, facile da usare ed anche economico, allora seguite questo video. Oggi faremo l'unboxing e la recensione del Fengda FD18A, un compressore di dimensioni piccole, economico e molto versatile che ho recentemente acquistato per dipingere le mie stampe 3D. Continuate a seguire questo video se vi interessa sapere come va questo prodotto. Voglio dirvi perché ho deciso di acquistare questo prodotto invece di qualche altro venduto, magari sempre da Amazon o di qualche altra marca. Innanzitutto per la marca, perché la Fengda è sì un produttore cinese, ma è un produttore di una qualità molto buona, sicuramente un entry level, non è una marca delle più famose di quelle professionali come compressore per la pittura di miniature o di stampe 3D, ma sicuramente è una marca molto buona, molto affidabile e che appunto se andiamo a vedere su Amazon ha dei commenti e dei giudizi, delle recensioni molto molto positive. Quindi un prodotto molto buono a seconda degli utenti. Un'altra caratteristica che mi ha fatto propendere per l'acquisto di questo prodotto è sicuramente il prezzo, perché l'ho pagato circa 72 euro, poco meno di 72 euro. Mi è sembrato un ottimo prodotto, un ottimo prezzo e appunto anche il compromesso tra qualità che sembrava buona, anche le caratteristiche mi sembravano essere ok per le mie esigenze e anche il fatto che fosse abbastanza piccolo e quindi avessi facilità di poterlo collocare all'interno del mio studio che non è gigantesco, mi hanno fatto propendere per questo acquisto. Se vi interessa appunto continuate a vedere questo video, partiamo adesso con l'unboxing. Ecco, la scatola si presenta piuttosto grande e anche piuttosto pesante. Giriamola per vedere quali sono le caratteristiche, se ci sono, ecco le caratteristiche principali del compressore. Vediamo che funziona a 125 volt, l'airflow, quindi il flusso dell'aria, è di circa 20-23 litri al minuto, ha l'autostart a 3 bar, mentre lo stop avviene a 4 bar. Il peso è di circa 4,5 kg, quindi piuttosto pesante, cosa che ci fa ben sperare per la qualità del prodotto. Una cosa importante è che funziona senza la necessità di olio e secondo quest'icona ci dovrebbe essere anche una bassa rumorosità. Procediamo quindi all'apertura della scatola. Ecco, qui in questo foglietto è dell'Airgood, dovrebbe essere il distributore europeo della Fengda. Qui ci viene detto che per qualsiasi problema possiamo contattare l'Airgu, ma speriamo di non avere questa necessità. Questa è una quick guide, una mini guida per accendere, per diventare subito operativi con il compressore e con un aerografo. Quindi vengono mostrate alcune informazioni, indicazioni per poter collegare velocemente un aerografo al compressore per quindi poter essere immediatamente operativi. Molto basilare, ma comunque sempre utile averla. Ecco quindi queste sono invece le istruzioni vere e proprie. Sembra fatto abbastanza bene, ma adesso non le apriamo perché procediamo direttamente con la visione del compressore. Eliminiamo questo strato di polistirolo, molto spesso andiamo direttamente sul compressore vero e proprio. Molto pratica, e già la maniglia vediamo che ci consente di eh, estrarre velocemente il compressore dalla scatola. Togliamo anche il polistirolo, vediamo che all'interno della scatola non c'è nient'altro, c'è soltanto appunto il compressore. Ben protetto, come dicevamo prima, dal polistirolo piuttosto spesso e anche da questo strato di cellophane che lo protegge da eventuali anche graffi. Vediamo che le dimensioni non sono enormi, come possiamo vedere anche dalle mie mani,
è abbastanza piccolo, però la struttura, tenendolo in mano, effettivamente l'impressione è quella di una estrema solidità. Vediamo che la maniglia effettivamente sembra molto pratica, anche la plastica è di una buona qualità. Così come nella parte superiore c'è questa sede per poter posizionare l'aerografo nel momento in cui non lo dovessimo utilizzare. Ecco, prima di procedere per vedere le altre cose, vediamo quali sono le caratteristiche principali del Feng da FD18A, che sono riportate anche da questo adesivo che si trova sulla parte superiore. Ricordiamo un'altra cosa importante, che non viene fornito quindi con nessun tipo di cavo, quindi non troverete nulla all'interno della scatola se non il compressore vero e proprio. Dovete quindi avere un cavo già con voi per poterlo collegare al vostro aerografo, altrimenti appunto dovrete poi acquistarne uno nuovo. Nella parte frontale poi troviamo soltanto questi due elementi, la manopola per poter regolare la pressione che dovrà essere erogata dal compressore e il barometro che ci indica effettivamente la pressione impostata sul compressore. Infine, nella parte retrostante vediamo che abbiamo il compressore vero e proprio che è appunto nascosto dal suo involucro, dal suo involucro nero metallico. Troveremo il pulsante di accensione on-off, molto semplice, e il filo per connettere il compressore all'alimentazione, il filo di alimentazione per connetterlo alla rete elettrica. Come possiamo vedere da questa inquadratura da dietro, il compressore è anche più piccolo rispetto al suo involucro, ma la soluzione proposta da Fengda mi piace, il colore nero lucido è molto gradevole, anche esteticamente mi piace, ripeto, come soluzione estetica. Sono d'accordo anche con la scelta di Fengda di mantenere scoperta tutta la parte frontale, diciamo più operativa con il barometro e la manopola, anche se probabilmente si poteva pensare a qualche soluzione, diciamo, per coprire queste parti in maniera più elegante, ma la spesa per il costo di questo compressore, la soluzione, diciamo, un po' spartana che è stata proposta può andare anche bene, anche perché la solidità complessiva del prodotto comunque rimane molto buona. Ultima cosa, facciamo vedere la spina con cui arriva il compressore. Vediamo che è una spina di tipo Schuko, quindi va benissimo per la nostra rete elettrica, non ha bisogno di un adattatore. Ecco, abbiamo terminato con l'unboxing di questo prodotto, spero che vi sia piaciuto e adesso continuiamo con il video con altre considerazioni su questo compressore. Il risultato di questo acquisto è sicuramente molto buono. Sono circa 2 mesi che lo utilizzo e diciamo i risultati sono assolutamente soddisfacenti. Abbiamo visto quindi che questo compressore è piuttosto semplice da usare, è piuttosto spartano, non ha chissà quali caratteristiche, ma comunque fa bene il suo lavoro. Tra i pro sicuramente quindi c'è l'affidabilità. Per quanto mi riguarda il prodotto è affidabile, non mi ha dato problemi di sorta, ma appunto quindi sicuramente l'affidabilità io la metto nei pro, ma ce l'ho soltanto da 2 mesi, quindi vedremo se effettivamente questo prodotto sarà affidabile anche nel tempo e non insorgeranno appunto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi delle problematiche. Per ora quindi l'affidabilità è un pro. Altra caratteristica positiva sicuramente è il funzionamento corretto, perché l'erogazione dell'aria è sempre costante. Io, vabbè, lo utilizzo diciamo a una pressione di un bar e mezzo, quando la casa madre dichiara il massimo raggiungibile 4 bar, però per quanto mi riguarda e per quelle che sono le mie esigenze è sicuramente più che sufficiente, anche se poi magari ci potete anche gonfiare le gomme della vostra macchina. Altra caratteristica sicuramente da mettere nei pro è la qualità complessiva del prodotto, perché è tutto quanto fatto di ferro, anche il box appunto che lo riveste è tutto quanto metallico, ed è un metallo anche piuttosto spesso, non è una lamiera leggera leggera, quindi la qualità generale, anche la maniglia è plastica,
però è una plastica piuttosto resistente. Inoltre abbiamo la leggerezza, perché va bene, ok, è tutto ferro, però sostanzialmente si alza facilmente, dà un senso di robustezza, ma non è impossibile portarselo appresso. Altro pro sicuramente è il peso, che non è enorme, nonostante sia tutto quanto appunto fatto in metallo. Il compressore è abbastanza semplice da trasportare e abbastanza leggero, peserà 1,5 kg. Un'altra caratteristica importante è la presenza del filtro dell'aria, che quindi fa sì che l'aria che esce dal compressore sia sempre pulita e quindi anche il nostro aerografo sia anche preservato da eventuale aria sporca che possa uscire dal compressore, che quindi tutto questo fa sì che la manutenzione generale della nostra accoppiata compressore-aerografo sia anche ridotta. Infine ricordiamo il buon rapporto qualità-prezzo, che sicuramente è a favore di questo prodotto. Come contro invece sicuramente la mancanza del serbatoio dell'aria, che farà storcere il naso appunto il fatto che manchi il serbatoio dell'aria in un prodotto come questo, anche se io non ne sento il bisogno, perché ok, si rimette in moto nel momento in cui la pressione è inferiore a un certo livello, si rimette in moto il compressore magari più spesso rispetto alla presenza di un serbatoio dell'aria, però sicuramente questo fa sì che lo spazio occupato dal compressore sia molto ridotto e quindi possa essere facilmente inserito, come dicevo anche in precedenza, più facilmente all'interno del vostro ambiente. Un altro punto negativo che riporto è quella riscontrata da alcuni utenti che su Amazon si lamentano del fatto che in regimi di pressione più alta il compressore tende a vibrare eccessivamente. Io personalmente non ho verificato questa eccessiva vibrazione, ma come ho detto in precedenza, io lavoro a regimi bassi, a pressione bassa, per cui è possibile che possa esserci una problematica di questo tipo. Inoltre io ho appoggiato il compressore per terra sul pavimento e quindi magari gli utenti che hanno segnalato questa problematica magari avevano il compressore appoggiato sul tavolo e questo sicuramente crea qualche vibrazione in più, sicuramente. Comunque segnalo che sono presenti dei piedini in gomma che sicuramente attutiscono la vibrazione. In conclusione, il Feng da FD18A è un buon prodotto, sicuramente da tenere in considerazione se volete un prodotto semplice da usare, che comunque ha soltanto una manopola, come probabilmente tutti i compressori, una manopola davanti per impostare la pressione e il pulsante dietro per accenderlo e spegnerlo. Quindi se volete un prodotto semplice da usare, che sia anche economico, piuttosto piccolo, ma resistente ed affidabile, con un'erogazione costante, è un buon prodotto sicuramente da prendere in considerazione. La Fengda produce anche altri prodotti, anche con serbatoio d'aria. In descrizione potete vedere il link di questo prodotto e anche di alternative, sempre della Fengda, che potete trovare su Amazon, a seconda dell'utilizzo di cui avete bisogno. In definitiva, il mio voto per questo prodotto è sicuramente un 8 pieno, per cui se siete interessati anche voi a un compressore per le vostre miniature o per le stampe 3D per poterle verniciare in maniera corretta utilizzando un aerografo, questo è sicuramente un buon prodotto. Ok, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere un like e eventualmente anche a iscrivervi al canale e per ora vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao!